Provate ad andare su Instagram. Ce l'avete tutti Instagram, vero? E digitate l'hashtag alberi. Quasi 1 milione di foto postate. Se poi allarghiamo la ricerca con un hashtag più internazionale tipo tree, il risultato supera i 63 milioni. Cosa vuol dire questo? Che andiamo letteralmente pazzi per gli alberi. Ci piacciono, ci attraggono, ci fanno provare meraviglia e fotografarli è un po' come catturare e trattenere un po' dentro di noi quel senso di fascinazione e di benessere che proviamo quando li abbiamo attorno. È una sensazione che conosco bene. Ho sempre sentito un legame profondo con la natura. Stare in mezzo a piante e alberi mi ha sempre fatto sentire a mio agio, più sereno e felice, come in questo momento. E a un certo punto mi sono chiesto, ma perché quando sono in un bosco, in un parco, in un giardino, mi sento così bene? Perché stare in questi luoghi è tanto piacevole? E soprattutto ci sarà un modo per rendere ogni luogo altrettanto speciale. E così ho cominciato a coltivare un sogno. Volevo riuscire a creare luoghi perfetti, salubri ed ecologici, capaci di esaltare il benessere umano e nello stesso tempo preservare l'integrità dell'ambiente. Sono più di 30 anni che faccio l'ecodesigner e quando ho cominciato pensavo che per ricreare quel senso di armonia e completezza che si prova in natura bastasse attingere a forme materiali del mondo naturale. Mi ci sono voluti anni di studio, di esperienza, di confronto con colleghi ricercatori di tutto il mondo per comprendere che il benessere che queste creature riescono a trasmetterci può agire, ad esempio, anche a un livello più profondo di quello puramente visivo ed estetico. In particolare è stato un incontro che ha cambiato completamente la mia prospettiva, quella con il ricercatore belga Walter Kunnen e i suoi studi sull'influenza della biosfera sugli esseri viventi. Kunnen sosteneva che, primo, tutti gli esseri viventi sono immersi in una infinità di campi elettromagnetici naturali e artificiali. Secondo, che come un'antenna ricetrasmittente, ogni organo o funzione biologica riceve questi campi su specifiche frequenze, proprio come una stazione radiofonica, ed emette a sua volta debolissimi campi di energia sulle stesse frequenze. E terzo, che questi segnali intorno a noi possono darci informazioni preziose sullo stato energetico di ogni organo, ma anche sulla qualità biologica di un habitat e su come questo possa influire sulle funzioni vitali dei vari organismi. Kunnen aveva messo a punto una tecnica attraverso la quale era in grado non solo di identificare una generica interazione tra l'energia della natura e degli esseri viventi, ma addirittura di valutarne la qualità, di misurarne gli effetti anche sulle funzioni vitali del nostro organismo. Si trattava già allora di conoscenze, per così dire, di nicchia, non ancora validate dal mondo scientifico, ma riuscivano a dare molte risposte alle mie domande, come nessuna disciplina ufficiale era stata finora in grado di fare. Ho lavorato a fianco di Walter Kunnen per oltre 15 anni e ho avuto modo di imparare il suo metodo di misurazione, un metodo molto semplice, ma anche molto preciso, basato sull'utilizzo di uno strumento biofisico in uso fino dagli anni 50. E questo qua si chiama antenna Lecher polarizzata. In questo modo abbiamo fatto centinaia di misurazioni e i risultati lo hanno sempre confermato. Gli alberi e le piante emettono deboli campi di energia, o per meglio dire campi bioelettromagnetici, proprio come quelli emessi dai nostri organi. Questa scoperta mi ha emozionato profondamente
ma ha anche riattivato il mio vecchio amore per la natura e mi ha spinto a indagare sempre più da vicino sul nostro legame con piante e alberi. Ho quindi utilizzato ed elaborato il metodo di ricerca di Walter Kuhnen per applicarlo in campo vegetale, per scoprire cosa succede quando noi tocchiamo o abbracciamo un albero. È stata una vera rivelazione. Ho scoperto, ad esempio, che ogni albero emette una energia specifica, con una sua qualità intrinseca e una sua intensità, che dipende o che dipendono anche dal luogo in cui si trova. E che questa emissione entra in risonanza favorevole in generale con tutti i nostri organi e in modo particolare con alcuni, influendo molto positivamente sul loro stato energetico. Ecco perché è tanto piacevole abbracciare gli alberi, altro che pratica New Age. E c'è di più. Le misurazioni hanno anche evidenziato che quando gli alberi si trovano in una determinata collocazione accade un fenomeno molto particolare. Con le nostre misurazioni abbiamo messo in evidenza che la biosfera è attraversata da alcuni campi elettromagnetici. Si chiamano, o almeno noi li abbiamo chiamati vettori elettromagnetici, perché sono campi elettromagnetici dotati di un picco di intensità, con una direzione e un verso, e disposti nello spazio con una certa regolarità. Questi sono segnali molto deboli, ma dotati di un altissimo valore biologico, perché riescono a nutrire, supportare e rendere possibili le funzioni vitali di tutti gli organismi. Come sapete, gli alberi sono presenti sulla Terra da alcune centinaia di milioni di anni. Essi non si possono spostare e hanno imparato a diventare così sensibili da raccogliere da questi campi elettromagnetici e dall'ambiente tutte le energie e le informazioni utili alla loro sopravvivenza. E hanno fatto di più. La loro sensibilità li ha resi capaci di vibrare in sintonia con questi campi, i quali, attraversandoli, ne raccolgono l'informazione energetica e la trasportano a una certa distanza. Mi spiego meglio. Immaginate di avere un corso d'acqua nel quale mettiamo un bicchiere colmo di inchiostro. Lo scorrere delle sue acque trascinerebbe l'inchiostro lungo il suo percorso, creando un'ampia scia di colore. Per gli alberi è lo stesso. Quando uno di questi vettori elettromagnetici, di questi campi elettromagnetici, attraversa il tronco di un albero, quindi il vettore è un po' come il corso d'acqua, e il tronco dell'albero è il bicchiere. Ecco, quando uno di questi campi attraversa il tronco dell'albero, ne raccoglie la sua informazione energetica, cioè l'inchiostro, diciamo, e la trasporta anche per alcune decine di metri, creando così una diffusione su un'ampia area, in una zona molto più vasta. Si crea così una specie di bolla elettromagnetica tridimensionale, nella quale ritroviamo gli stessi effetti che riceveremmo stando direttamente in contatto con la pianta. Così, se la pianta ha effetti particolarmente benefici, ad esempio sul sistema linfatico, sul cuore e sullo stomaco, come nel caso di questo tiglio, noi riceveremmo la stessa informazione elettromagnetica e biologica, quindi su quegli organi, anche all'interno dell'area creata dal passaggio di questo vettore attraverso il tronco dell'albero. Questi risultati ci hanno permesso di ricreare anche spazi e ambienti sia all'aperto che negli interni di particolare beneficio per il nostro organismo, per il benessere umano. Parchi e giardini bioenergetici, ad esempio, come quelli che abbiamo creato
ad esempio per il parco pubblico bioenergetico di Bolzano, oppure per il giardino per i malati di Alzheimer di Villa Boffo, che si trova a Biella, o per strutture recettive, come per una nota struttura che si trova in provincia di Como con il suo bosco bioenergetico. Luoghi dove le persone possono serenamente, liberamente sperimentare e assimilare questi benefici. Gli effetti di questi bagni energetici terminano poco dopo che ci allontaniamo dalla pianta, ma il messaggio biologico rimane e lascia nel nostro cervello e nel nostro corpo un'impronta energetica di benessere. I test che abbiamo effettuato lo hanno dimostrato. Abbiamo fatto test con apparecchi di biorisonanza e di bioelettrografia e sempre abbiamo ottenuto questi risultati. Una visibile riduzione dello stress e una regolarizzazione di molti parametri biologici. E la cosa più interessante ancora, più stupefacente, è che il beneficio è reciproco. Anche noi possiamo contribuire al benessere degli alberi. Infatti le misurazioni che abbiamo effettuato delle emissioni elettromagnetiche degli alberi, quando noi li tocchiamo, hanno registrato un incremento dei loro valori anche sui loro sistemi nervosi e immunitari, perché sì, noi verifichiamo che gli alberi hanno un loro sistema nervoso e immunitario. Quindi pare proprio che gli alberi amino il contatto con gli esseri umani. E una scoperta così affascinante quanto sorprendente che ci ha emozionato ancora di più quando abbiamo potuto misurare la reazione degli alberi al contatto con i bambini. In questo caso l'incremento dei loro valori energetici è stato ancora più intenso. Attualmente gli studi sul bioelettromagnetismo, in particolare su quello vegetale, sono ancora in pieno divenire. La materia richiede ancora molte conferme da parte del mondo scientifico. E le apparecchiature scientifiche di misurazione non riescono, sembra ancora, a rilevare quello che invece è facilmente misurabile con uno strumento biofisico come l'antenna Lecher. È una strada appena tracciata, ma merita di essere percorsa e soprattutto di essere condivisa. Perché anche se non sono ancora state validate dalla scienza ufficiale, queste teorie hanno un grande merito. Ci incoraggiano a riflettere su quello che è il nostro legame profondo tra uomo e natura, su come la natura si prenda costantemente cura di noi in maniera invisibile, in modi e forme che ancora non riusciamo a comprendere appieno. E quando capiremo tutto questo, quando riconosceremo davvero quanto la natura fa per noi, allora riusciremo ad amarla con piena consapevolezza e cresceremo nuove generazioni che sentiranno il bisogno spontaneo di prendersene cura a loro volta. E così finalmente ne ricambieremo il favore. E in effetti per me è proprio questo il luogo perfetto di cui parlavo all'inizio. Un luogo, un tempo nel quale uomo e natura si prendano reciprocamente cura l'uno dell'altro. Grazie.